Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Una buona serata a tutti e soprattutto buona settimana. Allora Carlo, ci ritroviamo dopo una partita che insomma mi è piaciuto ieri, ma cosa ci hai detto al post partita, ovvero inspiegabile, perché ad oggi anch'io faccio fatica un po' a trovarci una spiegazione. Ovviamente la prima domanda che ti fanno è: Carlo, cosa è successo ieri? Bah, adesso capire cosa sia successo dopo una partita dominata, ben giocata dal Milan non è chiaro. Mm, Probabilmente questo cambiamento tattico, ma lo dico così, segue un po' l'onda, però mm, in effetti togliere Giroud e soprattutto ho visto i giocatori che si parlavano dopo i cambi quasi a parlare tra di loro per organizzare al mm. meglio l'assetto difensivo, ha creato qualche scombussolamento e il discorso che poi non è che era assodato e aritmetico che cambiato il modulo si dovevano prendere due gol, però per esempio indipendentemente dal modulo la presenza di Giroud nei colpi di testa è sempre stata fondamentale, quella che è stata di Ibrahimovic, quella che magari è di Lukaku nell'Inter, sono giocatori che sono abili nel colpire di testa, si mettono nel centro dell'area e quindi questo secondo me può essere stato un motivo. Chiaro che dispiace perché se Tattarusano fosse stato il migliore in campo e la Roma avesse colpito due pali, ma in due partite purtroppo prima mi hanno detto bisogna migliorare l'assetto difensivo, sono cose che mi fanno arrabbiare perché vuol dire delle cose così tanto per dirle. Il Milan in due partite ha preso tre tiri, di cui due su calcio piazzato, poi ha preso tre gol, ma che cosa vuoi migliorare l'assetto difensivo? Contro Abram, Dybala e Zaniolo non gli fai tirare un tiro in porta, contro la Salernitana, che pure non è una delle squadre del top club italiano, questo si sa, Mm. però nonostante questo è una squadra che ha tanti punti in classifica e forse fra le prime delle seconde, non gli permetti mai di tirare in porta, direi che cosa vuoi dire. Poi però sai, oggi in questi casi qua bisognerebbe stare zitti e sperare subito nella parità di Lecce, perché tanto fai sorridere quelli che godono del pareggio del Milan e fai arrabbiare quelli che non sanno per quale motivo il Milan non abbia vinto ieri. Ma Carlo, a proposito dei gol subiti, un tifoso ci scriveva: Carlo, non hai la sensazione che quando questa squadra inizia a subire qualche tiro va un po' in confusione? Ma quando ha subito qualche tiro? No, ma infatti è proprio questo il peccato, perché tu comunque durante tutta la partita hai gestito bene la Roma, tanto che Quando comincia a subire qualche tiro? verso la, non so, verso fine, forse verso la fine della gara che Sì, ma captavi un verso la po', fine della no? gara contro la Salernitana è arrivato il gol punto, perché poi Mm, dopo il Milan ha avuto altre tre occasioni. Ieri la Roma non si è mai neanche avvicinata all'area, cioè non è che la Roma avesse, cioè se questi cambi fossero stati perché la Roma avesse preso campo, avesse messo lì il Milan, boh, la Roma se non nasceva quel corner mezzo regalato dal Milan, perché era un'azione che già aveva in mano il Milan, non si era mai avvicinata, si era avvicinata con qualche corner, un paio di potenziali sì, un bel tiro di Zaleschi mi sembra nel primo tempo, ma voglio dire, il minimo indispensabile. Quindi, però ripeto, quel nostro amico che ci ha scritto così vale assolutamente quello che dico, in questo momento vale tutto, vale che il Milan ha perso due punti pesanti perché dopo queste prestazioni bisognerebbe vincere senza discussione. sì, anche ingiustamente direi, perché voglio dire, se... Adesso viene lodata la Juventus perché vince da Mm, sette partite, va bene, sì, bisogna poi però vedere come, mi tengo come il gioco del vince. Milan, ecco, mi tengo il Esatto. gioco del Milan contro Bi- tutti. bisogna anche vedere come vince, no, una squadra, perché, Sì, guarda, la mia preoccupazione, lo dico subito, non è il fatto di aver pareggiato che ci sconforta, è mm, il fatto della rosa. sì. Questi 11 giocatori mi danno totale affidamento sul piano della qualità, di tutto. Arriviamo a 13-14 con Krunic e con Messias, giocatori anche loro della scorsa stagione. Adesso c'è il tema nuovo, il mercato che non ha dato, il mercato che non ha dato. E indubbiamente se riesci a metterne uno ti va bene,
ma gli altri oltre i 13, perché lo stesso Origi e lo stesso Rebic non mi danno delle garanzie che quando rientrino sono tranquillo. La Mm. mia preoccupazione è quello che regga la rosa sul piano fisico e mentale a lungo, perché mi sembra che con 13 o 14 giocatori è un po' difficile andare avanti. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Ma infatti quando siamo comunque i titolari, no? Gli 11 o come dici tu, i 12, 13, mi sembra una squadra molto forte, molto quadrata, che sa quello che deve La mia fare. preoccupazione è poi quanto scendiamo di livello con l'inserimento degli altri, questa è la domanda. Sì, forse servirebbe, non so, che magari un Branks esplodesse come l'anno scorso è esploso Kalulu a gennaio. Non so se ti ricordi comunque che Kalulu a gennaio diventò comunque... Non possono esplodere se giocano Eh, 10 minuti e non puoi metterli dall'inizio perché non si sa se esplodano. È un gatto o un cane che si morde la coda. E come fai ad affidare adesso a Vranks dal primo minuto? Oppure bisogna avere il coraggio di metterlo e sperando che poi possa esplodere. Però sì, sono passati già 4 mesi, se non l'ha mai messo, invece quando Kalulu mi dicevano guarda che è molto bravo a centrale più che sulla fascia, qualcosa si era si visto. era E visto. quindi l'incertezza mia è quella lì, la mia paura è quella lì. Non, sugli 11, se Dio del calcio mi desse la sicurezza che quegli 11, 12, 13 mi vanno avanti sul piano fisico e mentale tutto il campionato, non ho paura di nessuno. Carlo, ma credi che alla luce di queste mancanze che appunto fino ad oggi non abbiamo visto, no? Comunque dei nuovi titolari, ci possa essere qualche aiuto dal mercato oppure nulla, nulla? Temo di no, temo di no. Se non cambia qualcosa, temo di no. Non so, Non- magari un centrocampista in più che comunque può aiutare, visto Io vorrei Branks. l'attaccante in più, io vorrei l'attaccante in più. Cioè se adesso il Milan, sì, uno mi può dire, ripeto, però adesso tornano Origi e Rebic. Va Bisogna vedere bene, come però. capito, questa non mi danno garanzie e quindi quando se Origi e Rebic mi dessero garanzie e poi De Ketelare, che assolutamente ieri, chi critica De Ketelare ieri, critica il nulla perché non si è Sì. mai visto, è entrato nella marmellata finale, ma non è che abbia... È entrato Cioè, anche tardi. Io mi aspettavo entrasse un po' prima, sinceramente, sul 2-0 su... ma perché Pioli, il fatto emblematico, il fatto che Pioli, che fa dei cambiamenti importanti al 60esimo, non abbia toccato la squadra, vuol dire che lui si fida ciecamente di questa squadra. Ha messo giustamente Pobega per ci sta alla grande, per Diaz, perché è un giocatore un po' più robusto nel finale, però gli altri, chiaro che quando esce Benasser, quando esce Tonali, la squadra ne risente, però sono grandi giocatori. Guarda, adesso ripeto, noi dobbiamo parlarne perché c'è la rubrica, eccetera. Però adesso l'ideale sarebbe stare concentrati, anche se adesso io ho la telefonata, ho avuto le telefonate con questa radio, la telefonata con l'altro sito, eccetera, eccetera, con le solite domande. Fa parte del gioco, però la più bella risposta il Milan la può dare a Lecce e basta. Carlo, Ma però, grazie. guardando Sì. un po' oltre, questo è quello che in questo momento mi preoccupa un po'. Carlo, grazie. Noi ci ritroviamo sempre qui domani alle ore 19. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella. Un saluto. Un saluto a tutti, buona giornata.